E benvenuti o bentornati su Le meraviglie del mondo. Oggi vi porto in un luogo incantato, dove le dune del deserto si fondono con la storia più antica dell'umanità e dove la spiritualità, la natura e la cultura convivono da millenni. Siamo in Giordania, definita da molti come il cuore del Medio Oriente. Ma perché questo nome? Perché la Giordania, pur essendo un paese relativamente piccolo, è strategicamente e culturalmente centrale. Si trova infatti tra Israele, Palestina, Arabia Saudita, Siria e Iraq, ma è rimasta una terra pacifica, ospitale e stabile, punto di incontro tra civiltà antiche e popoli moderni. Qui si attraversano millenni di storia, si cammina tra paesaggi mozzafiato e si incontrano persone dal cuore grande. Oggi vi accompagno alla scoperta di tutto questo. Preparate gli occhi e il cuore. Partiamo! La tappa più celebre del viaggio in Giordania è senza dubbio Petra, uno dei siti archeologici più affascinanti al mondo. Petra è una città nabatea, ovvero costruita dall'antico popolo dei Nabatei, una civiltà araba che fiorì tra il IV secolo a.C. ed il II secolo d.C. Grandi mercanti ed abili architetti, i Nabatei trasformarono Petra in una metropoli nel deserto, scolpendola direttamente nelle pareti rocciose color rosa e rosso. Il simbolo più iconico è il tesoro Al-Khazna, ma Petra è molto di più. Un'intera città con templi, tombe reali, altari sacri ed un teatro scavato nella pietra. Pochi turisti si spingono fino al monastero, Al-Dir, ma la fatica della salita è ripagata da una delle viste più emozionanti che si possano immaginare. E tra le meraviglie meno note c'è la piccola Petra o Al-Sikh al-Barid, un angolo suggestivo e silenzioso dove il tempo sembra essersi fermato. Nel profondo sud, ai confini con l'Arabia Saudita, si estende il Wadi Rum, un deserto surreale, noto anche come la Valle della Luna. Qui la sabbia varia dal rosso fuoco all'oro pallido e imponenti montagne di granito sembrano fluttuare in un paesaggio quasi alieno. Questo luogo ha ispirato artisti, poeti e registi. Non a caso è stato scelto per film epici come Lawrence d'Arabia, Dune e The Martian. Dormire in un campo beduino sotto un cielo stellato è un'esperienza che va oltre il turismo. È un incontro profondo con la natura e la cultura del deserto. Non lontano dalla capitale si erge il suggestivo Monte Nebo, conosciuto anche come il Monte di Mosè. Secondo la tradizione biblica, fu qui che Mosè si fermò a guardare la terra promessa prima di morire. Dal suo picco si apre una vista mozzafiato sulla valle del Giordano, su Gerico e nelle giornate limpide persino su Gerusalemme. Oggi il luogo è meta di pellegrinaggi e ospita una basilica con splendidi mosaici bizantini e un monumentale serpente di bronzo, simbolo del miracolo compiuto da Mosè nel deserto. Scendendo ancora si arriva sulle sponde del Mar Morto, il punto più basso della superficie terrestre, oltre 400 metri sotto il livello del mare. È chiamato così perché non c'è quasi completamente vita al suo interno.
A causa della sua altissima concentrazione di sale, infatti, le condizioni sono estremamente inospitali per la maggior parte delle forme di vita. Inoltre, non lontano da qui, nel sito di Qumran, furono scoperte tra il 1947 e il 1956 le famose grotte dei manoscritti del Mar Morto. Questi rotoli antichissimi, scritti in ebraico, aramaico e greco, contengono testi biblici e religiosi risalenti a più di 2000 anni fa, rendendoli le più antiche copie conosciute di molti libri della Bibbia ebraica. Si ritiene infatti che siano stati custoditi da una comunità religiosa chiamata gli Esseni, che viveva in isolamento nel deserto in attesa della fine dei tempi. La scoperta dei manoscritti ha rappresentato una svolta epocale per gli studi sulla religione, la storia e l'origine dei testi sacri. La capitale Amman è una metropoli viva, moderna e al tempo stesso ancorata alla sua storia millenaria. Sulla sua cittadella si possono vedere i resti del Tempio di Ercole, una chiesa bizantina e un palazzo omayyade, tutti in un unico sguardo. Il teatro romano è ancora oggi attivo, mentre tra i vicoli del centro si respira l'autenticità del mondo arabo, profumi di spezie, mercati affollati e un popolo caloroso. Un'autentica perla del nord è Jerash, chiamata la Pompei d'Oriente per il suo incredibile stato di conservazione. Il suo foro ovale, il colonnato, i templi dedicati a Zeus e Artemide e l'ippodromo ci raccontano di una Giordania che fu un'importante provincia dell'Impero Romano. Durante il Jerash Festival, la città si anima con spettacoli di danza, musica, folklore ed arti tradizionali. Ma la Giordania non è solo Petra e il Mar Morto. Esistono luoghi meno conosciuti ma assolutamente straordinari. Qais, antico sito greco-romano con vista sul lago di Tiberiade e le alture del Golan. Al-Salt, città patrimonio UNESCO con architettura ottomana e una forte identità culturale. Dana Biosphere Reserve, ideale per chi ama trekking e birdwatching. Castelli del deserto come Qasr Amra e Qasr Kharan, testimonianze delle epoche islamiche più antiche.
In Giordania l'ospitalità è sacra. I beduini vi offriranno tè al cardamomo con un sorriso e le famiglie vi accoglieranno come uno di loro. La Dabke, danza tradizionale che unisce uomini e donne in cerchio, accompagna feste e celebrazioni. E i piatti tipici come il mansaf raccontano storie di identità e condivisione. La Giordania è un ponte tra culture, un cuore pulsante nel mezzo del Medio Oriente, dove l'antico e il moderno, il sacro e il profano, la pietra e il deserto convivono in perfetta armonia. E se desiderate vivere un'esperienza autentica in questa terra straordinaria, ricordate che potete affidarvi a Emanuele dei Viaggi di Mendo. Emanuele saprà creare per voi un viaggio su misura, pensato sulle vostre esigenze, passioni e desideri. Che vogliate esplorare Petra in solitaria, dormire nel Wadi Rum sotto le stelle o rilassarvi nelle acque del Mar Morto, lui saprà trasformare ogni sogno in realtà. E ricordatevi anche che con il codice sconto MENDO10 avrete uno sconto del 20% sul costo del viaggio. Quindi approfittatene! Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo e iscrivetevi al canale Le Meraviglie del Mondo. E mi raccomando, attivate la campanella per non perdere i prossimi viaggi nel mondo. E voi, quale luogo della Giordania vi ha colpito di più? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo presto e alla prossima avventura. Ciao!